prima, dopo, ieri, domani, presto, tardi. In italiano ci sono tante parole legate al passare del tempo e conoscerle vi può aiutare a esprimervi meglio. I concetti legati al tempo sono importanti in tutte le lingue perché ci aiutano a inserire ciò che succede in un momento preciso. Ciao a tutti e benvenuti. Sono Mattia di Lingua Franca. Nel video di oggi ne impareremo alcune e vedremo un po' di frasi di esempio. Iniziamo subito dividendo il tempo tra prima, durante e dopo. Quando diciamo che qualcosa è successo prima di qualcos'altro, ci riferiamo a un momento non definito nel passato. Se diciamo dopo, ci riferiamo a un momento non definito nel futuro. Parlando invece di durante, questa parola indica che qualcosa è successo mentre stava succedendo qualcos'altro. Vediamo alcuni esempi con queste parole. Non mangio mai niente prima di pranzo. Qualcuno è entrato in casa durante la notte. Dopo l'esame sarò più tranquillo. Queste parole ci aiutano già a definire quando è successa una cosa, ma ovviamente non sono molto precise. Se vogliamo specificare meglio quando qualcosa è successo o deve succedere, abbiamo bisogno di altre parole. Partiamo dal presente. Se qualcuno vi chiede quando volete fare una cosa e volete farla in quel momento, potete rispondere usando una delle parole seguenti. Adesso, ora, subito, immediatamente. Se invece si parla di qualcosa successo nel passato e vogliamo specificare di che momento stiamo parlando senza usare una data, possiamo farlo in diversi modi. Vediamo una serie di parole utili che ci servono per collocare un evento nel passato, partendo dal momento più vicino nel passato e andando sempre più indietro. Poco fa, qualche minuto fa, qualche ora fa, ieri, l'altro ieri, 2 giorni fa, qualche giorno fa, la scorsa settimana, qualche settimana fa, il mese scorso, 2 mesi fa, qualche mese fa, l'anno scorso, 2 anni fa, qualche anno fa, molti anni fa, tanto tempo fa, una vita fa. Allo stesso modo potremmo dover specificare quando qualcosa accadrà nel futuro, partendo da un futuro molto vicino e andando avanti nel tempo. Ecco come fare. Tra poco, tra un po', tra qualche minuto, tra qualche ora, domani, dopodomani, tra 2 giorni, tra qualche giorno, la prossima settimana, tra qualche settimana, il prossimo mese, tra qualche mese, il prossimo anno, tra qualche anno, tra tanto tempo. Naturalmente non conta solo quando succede qualcosa, ma anche quanto spesso. Per questo è importante menzionare anche alcune parole che si riferiscono alla frequenza. Vediamole all'interno di alcuni esempi. Non sono mai stato in Italia. Qualche volta, ogni tanto, a volte vado in bici. Cucino sempre io.
E non possiamo non parlare anche di quei casi in cui le cose dovrebbero succedere in un certo momento, ma per qualche motivo succedono prima o dopo. Quando per esempio un treno dovrebbe arrivare alle 10 ma arriva alle 11, diciamo che il treno è in ritardo. Il treno Torino-Milano è in ritardo di 20 minuti. Quando invece qualcosa succede prima dell'orario previsto, si parla di anticipo. Sono arrivato con 10 minuti di anticipo. Occhio a non confondere queste due espressioni, in anticipo e in ritardo, con le parole presto e tardi. In inglese, infatti, la traduzione è la stessa, ma in italiano si usano in contesti diversi. Diciamo in anticipo e in ritardo per eventi che accadono prima o dopo il tempo previsto, mentre diciamo presto o tardi quando ci riferiamo a un giorno o alla durata di qualcosa. Oggi mi sono svegliato presto. È troppo tardi per andare a cena al ristorante. Benissimo, ora tocca a voi. Raccontatemi qualcosa in italiano in un commento usando una o più parole italiane relative al tempo. Come sempre leggerò i commenti migliori in uno dei prossimi video. E se il video di oggi vi è piaciuto, non è mai troppo tardi per iscriversi al canale e cliccare sul tasto mi piace. E dopo averlo fatto, in questo video potete imparare a usare la forma di cortesia in italiano. Non perdetevelo. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!